Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci oppure ascendente pesci, anche Luna e Venere in pesci, soprattutto quando facciamo le letture sull'amore. Andiamo appunto a vedere quali sono le energie in questo momento, perché è un video sempre valido che deve arrivarti adesso, quali sono le energie sull'amore per te nei prossimi giorni, ok? Allora, andiamo a vedere. Prima di tutto partiamo dagli oracoli e vediamo cosa hanno da dirti in merito alle tue energie, come stai, cosa vogliono dirti. Vediamo e interpretiamo. Chiedo agli spiriti, al mio amante mistico, di realizzarti questa lettura. Samasaki, Samasaki. Mettiamo questa, poi mettiamo queste. Queste sono proprio le tue energie. Mettiamo queste. Allora, vediamo. Angelita, comunione religiosa o spirituale. Unisciti a un gruppo di persone di mentalità simile alla tua per aumentare il tuo sviluppo spirituale e fare degli amici. Questa carta è molto importante perché ti stanno dicendo circondati di persone che comprendono profondamente il tuo essere, perché tu sei un essere unico e irripetibile. Ed è come se potresti essere magari influenzato da circostanze o persone che invece mettono davanti i loro limiti e ti fanno vedere dei tuoi limiti, ma è uno specchio. Questa carta ti sta invitando a circondarti di persone che proprio senti nel tuo cuore, che sono le persone che ti elevano, non persone che ti diminuiscono. Mi spiego? Perché sei circondata o circondato da un'aurea magica, ti stanno dicendo. Hai un grande potere spirituale, un grande potere magico dentro di te. Ed è come se questa carta dicesse, laddove non senti questa connessione profonda, di comprensione profonda, questo è il momento in cui è necessario invece circondarsi di persone autentiche al tuo stesso livello di bellezza. Ok? Vediamo qual è l'altro. Confida in ciò che senti, vedi? Confida nei tuoi sentimenti. È come se fosse proprio una mano che ti sta guidando in questa bellissima immagine, poi tu lo sai dove devi andare, mi dicono. E allora se hai delle remore ad andare in una certa direzione o a stare con determinate persone, eh, è come se non ti devi alzare l'asticella. Perché dice, sei un essere unico, il tuo destino sta aspettando che tu scriva la tua storia e tu tracci il tuo cammino, segui il tuo cuore, non lasciare che gli altri, vedi, ti dicano chi tu devi essere. Allora, se tu percepisci una certa, sai quelle sensazioni quando gli altri cercano di dirti che devi fare, chi devi essere o sminuirti, perché hanno i loro limiti, guardano dal loro frangente, no? E tu senti quella sensazione dentro, no? Quella non è tua, non è tua. Ti dicono che sei un essere unico, irripetibile. Se in una relazione hai sentito questa diminuzio, è perché dovevi acquisire quella forza lì per permetterti di seguire il tuo cuore. Ok? Vediamo cos'altro dicono. E qua c'è un amore ritrovato, bellissimo, perché tu seguendo questo, qua c'è un amore straordinario per te. Vedi che c'è lei seduta qui sulla pietra che si gira, quasi che non ci crede, no? E questo è un amore stabile. Mi dice che facendo questo tu incontri l'amore stabile, quell'amore che ti supporta a volare, non che ti trattiene. Ok? Bellissima questa energia. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito all'amore per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Cioè, non aver paura di esprimerti, non aver paura di... tu mi dirai, Fra, lo so, non è facile però. Lo so che non è facile. Io non lo so se fai tu un cammino sciamanico insieme a me o qualsiasi altro cammino spirituale. Ricordati che qualsiasi cammino spirituale ti deve portare
a quella via più facile, alla via più facile, non quella più difficile. Cioè a far emergere quei doni, quei talenti tuoi che sono la via più facile, più semplice, sei già predisposta o predisposto a esserlo. Ecco, il cammino spirituale vero, quello giusto, ti porta a sentire l'assenza di sforzo nell'essere chi sei, capito? Vediamo, allora, energia attuale nell'amore per te, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, cosa arriva, energia futura, poi aggiungiamo degli altri, qual è il consiglio sciamanico per te, come ti vedono gli altri, come ti vede l'altra persona, come ti percepisci tu interiormente, e poi risultato potenziale. Perché potenziale? Perché i tarocchi leggono una narrazione, il karma e il potenziale destino. Allora sta a noi smettere di ripetere dei pattern energetici e andare incontro alla massima realizzazione, di cui ci hanno già accennato. Allora, energia attuale per te nell'amore. Qua c'è la giustizia, e la giustizia è una carta di grande reset, cioè hai gli spiriti dalla tua parte affinché tu possa avere l'amore che meriti. Ora, ci possono essere prove? Sì. In merito a cosa? La tua consapevolezza di valere come essere unico. Allora la giustizia ti dice al centro stesa, vedi che stiamo tutti operando per te. Allora, vuoi venirci incontro o ci dai contro? Questo è il senso, capito? Perché l'amore perfetto per te, eccolo, c'è. E la giustizia ce lo rimarca. E la giustizia al centro stesa ci narra anche del fatto che in questo momento stai mettendo le cose in riga, a posto, cioè stai bilanciando la tua vita. Vediamo al positivo cosa arriva in amore. 5 di denari. Se laddove ti sei sentita o sentito messa da parte dalla vita, esclusa o non compresa, questo andrà a scemare, non ci sarà più. Perché il 5 denari che mi parla di perdita, di carenza, di sentirsi messi da parte, non completi, esclusi, no? È al tuo positivo, ciò vuol dire che hai lavorato sulla ferita e significa che adesso la dea della penia ti sta autopotenziando, dandoti un sollievo, un grande sollievo. Vediamo qual è il blocco. 7 di bastoni e blocco. Il 7 di bastoni al blocco mi parla di limiti, mi parla di resistenze, mi parla di sforzarti ad essere chi sei nei rapporti. E abbiamo appena finito di dire che la suprema condotta è l'assenza di sforzo per manifestare il tuo vero talento. Quindi ci possono essere dei limiti, dei blocchi nell'amore, nella dolcezza del fluire, no? Comunque lo vediamo durante il corso della lettura. Cosa è successo qua nel passato? Conflitti, 5 di bastoni e il 2 di bastoni. È possibile che tu abbia nel recente passato dovuto affrontare delle liti o delle tensioni sia con altre persone o con il tuo intorno, magari hai intorno delle persone con le quali cerchi di affermarti, no? Di farti sentire il 7 di bastoni qua al blocco. Ma tu non hai bisogno, dice la giustizia, di farti valere, cioè, o meglio, scusami, non hai bisogno di agire dalla ferita, di non essere compreso, di non essere compreso. Devi agire per passione, per amore della persona che senti di essere. Quindi è come se c'è un po' di lotta per l'essere visti. Voglio essere vista, voglio essere visto, riconosciuto, no? E dei litigi in merito a tutto quello che non va bene nei rapporti o nel rapporto. Perché è come se questo 2 di bastoni che parla di entusiasmo fosse stato tranciato dalle liti per farsi riconoscere, per farsi valere, no? Adesso vediamo cosa succede qua. Il Papa. Qua le cose si sistemano, eh? Il Papa arriva perché qua vengono prese delle decisioni importanti. E il 4 di spade.
molti di voi parlerete con una persona o comunque qua prenderete delle decisioni molto importanti, è come se finalmente decidessi tu. Cioè qua c'è la riscoperta del tuo valore. Questa riscoperta del tuo valore porta finalmente a uno stato di calma dove tu ti puoi riallineare e incontrare il tuo vero destino nell'amore. Vediamo qual è il consiglio sciamanico. 8 di coppe, vai via, vai via. Cioè, qua c'è, magari alcune di voi prendono la suprema decisione con tanto di rispetto e di barberelli, come dico io, di andare via da una relazione che non è più funzionale, perché vi sentite giustamente limitate o limitati lì. L'otto di coppe ti dice abbandona il conosciuto, una zona comfort che ti ha nutrito fino a quel momento, ma che adesso non ti nutre più. Quindi è un viaggio, è uno spostamento, è vado via da ciò che mi ha nutrito, seppure è stata turbolenta la cosa, ma prendo la suprema decisione di allontanarmi da un modo di fare, da un modo di amare, da un modo di essere, perché l'otto di coppe è una chiamata dell'anima, ragazze e miei ragazzi. L'otto di coppe, quando stai lì che è tutto sistemato, hai il cibo pronto, però a un certo punto è tutto comfort, a un certo punto ti alzi perché senti una chiamata più forte, devi andare. Non c'è perché, non c'è per come, è la chiamata dell'anima. Allora l'otto di coppe ti dice come consiglio, vai via. Vai via con la piena responsabilità di ciò che fai, da un modo di essere, un modo di amare, o una relazione, o un gruppo di persone. Quante volte questi due oracoli hanno messo l'attenzione su gruppi di persone che veramente ti sostengono a discapito di persone per cui invece devi lottare per emergere, no? Ok, vediamo come ti vedono gli altri. Cosa abbiamo all'esterno? Gli altri ti vedono come una persona che sta bloccata mentalmente, con le sue paure. La paura di fare un passo in là, la paura di fare un passo oltre ciò che si vede. Oltre ciò che non si vede, scusami. L'otto di spade mi parla di fuori questo blocco con il quale gli altri ti percepiscono magari come una persona che si sente frustrata, però è tutto mentale. Cioè l'esterno qua a te è solo spade, è solo mente, non esiste realmente. E quindi se percepisci un blocco nell'amore è perché tu internamente devi ascendere a questa bellezza che sei. Ok? Vediamo come ti percepisci invece tu interiormente. Re di denari, tu vuoi la stabilità, la famiglia o comunque vuoi la stabilità. Interiormente il re di denari mi dice che tu vuoi persone che ti supportano o che sono stabili con te. Ma per fare questo, devi fare questo switch, questo cambio, devi riconoscere il tuo valore affinché anche gli altri ti riconoscano, perché tu lo riconosci internamente il tuo valore, capisci? Cioè il re di denari su come tu ti percepisci internamente. Tu lo riconosci bene, sai quanto valore hai internamente, profondamente. Ed è come se combattessi per farti valere. E quindi gli altri ti percepiscono all'esterno come una persona che ha delle paure, ecco perché combatte. Ma tu non devi combattere per esprimerti. E per avere questa stabilità sei tu che internamente devi sentirti stabile nella tua bellezza. E qua mi viene in mente la formula pentacolare in Magia Pratica 11, perché qua abbiamo un pentacolo, no? Per allineare interno ed esterno. Ora, vediamo il risultato potenziale. Tutti questi pesi che ti stai portando addosso col 10 di bastoni hanno a che fare con il fatto che se tu non riconosci quanto sei bella, bello, dentro, fuori, allora abbiamo questo blocco esterno nell'amore, no? Perché il risultato potenziale, il 10 di bastoni, sono dei carichi di responsabilità di famiglia o di altre questioni o di persone che ti porti addosso. Allora, se tutto continua così, tu senti il peso e non puoi aprirti nella bellezza all'amore. Siccome i tarocchi leggono il potenziale, o meglio, dove si può intervenire, ce lo dicono i tarocchi quando le carte sono più pesanti. Cioè, se tutto continua così e tu non riconosci il tuo valore, tu non prendi una decisione sulla base di quello che sente il tuo cuore, ti porti avanti delle responsabilità, dei pesi che non sono tuoi.
Mi spiego? Allora qua l'amore c'è grosso pure, c'è il Papa e c'è l'amore ritrovato, a patto che tu però prenda la decisione di allontanarti dai vecchi modelli di riferimento amorosi e dei vecchi modi di fare. Ok? Adesso ci andiamo a mettere le specifiche per vedere come ampliano il messaggio, chi c'è in questa lettura. Vediamo. Allora, energia attuale con la giustizia. Cosa sta accadendo in amore attualmente con la giustizia? Qua c'è un re di coppe. C'è già, allora, tu vuoi un amore che ti riconosca nelle profondità, nelle viscere. E questo c'è già. O nel tuo campo energetico, o ce l'hai già lì, non lo so, ma c'è. Qua mi dicono che già c'è. Però a patto che tu riconosca quel valore. Cioè, se tu cerchi l'anima gemella, diventa tu stessa l'anima gemella tua. Cosa voglio dire? Cosa cerchi in un'altra persona? L'ho spiegato bene nel video Magia Pratica Zero. Allora, in un'altra persona cerco quello, quello, quello e quello. Bene, diventa tu quella cosa affinché tu la possa manifestare fuori e non vedere il blocco fuori. Ok? Allora, 5 di denari, cosa arriva nell'amore per te? Energia positiva. 8 di denari. L'otto di denari, una bellissima energia qua, perché mi dice che nel tuo campo energetico c'è una persona, io non lo so se tu l'hai già incontrato oppure no, che vuole proprio impegnarsi come dire, nel renderti unica, unico, impegnarsi per far funzionare la relazione. Ma soprattutto con questi denari, qua c'è anche il cavaliere di denari, denari, mi stanno evidenziando la necessità di quanto tu abbia lavorato su di te per riscoprire il tuo valore. Il lavoro su di te proprio. Vediamo il blocco qual è nell'amore 7 di bastoni, col 7 di bastoni, il 5 di bastoni. Ho ragione io, hai ragione tu, metto confini, ti blocco perché non mi capisce, hai ragione io, hai ragione tu, hai ragione io. C'è questa conflittualità, no? C'è questi limiti, questo per farsi valere, ma tu non hai bisogno di combattere per farti valere. Ancora, cosa arriva nell'amore con il Papa? Allora, tu qua prenderai una decisione e sarai fiera di farlo. Il 9 di coppe. Il 9 di coppe con il Papa mi dice: wow, finalmente io prendo la decisione in merito a una determinata questione, una determinata relazione o un modo di fare, e questa cosa ti genererà una grande soddisfazione emotiva, una grandissima soddisfazione emotiva, perché tutto si allinea a tuo favore. 9 di coppe. Se tu senti quella chiamata dell'anima, tutto si allinea a tuo favore. Ok. Il 4 di spade. 9 di denari. Primario, di primaria importanza è definire il tuo valore. Guarda quante volte me lo ripetono. Allora, in una relazione, affinché tu incontri questo amante mistico sul piano della materia, o la persona che hai si trasformi, tu lo veda nel tuo amante mistico, è prioritario il recupero dell'amore di se stessi. 9 di coppe, 9 di denari. Sapete quanto io amo i 9 di denari e 9 di coppe? Perché? Perché è la base da cui si può creare il 10 di denari. È la base dove si può creare un amore integro e appagante, dove io non ho bisogno di te. Io scelgo di condividere con te la mia interezza. 9 di denari. Allora il 4 di spade mi parla di calma, di riflessione, dove tu prendi una decisione e sei contenta di farlo, contento di farlo, e quella calma che arriva riscopre il tuo valore nella pratica, vero, vero e reale. Mi stanno parlando essenzialmente di questo, guarda quanto è importante per la relazione. Ancora, come ti percepiscono gli altri con l'8 di spade? Qua c'è un 10 di coppe, ragazze e miei ragazzi. Allora, se tu all'esterno vedi blocchi, è perché tu all'interno di te vedi blocco in merito al riconoscimento di quanto tu sei bella o bello, ok? In tutti i sensi. Quando scopri questo, il 10 di coppe all'esterno è la diretta conseguenza. Al 9 di coppe passiamo al 10 di coppe, cioè fuori di te c'è una famiglia che ti ama, fuori di te ci sono persone che ti amano, che ti apprezzano, che ti amano, che ti elevano. E
e anche quella persona lì con la quale tu vuoi realizzare questa stabilità, ok? Allora, mettiamo adesso 3 carte finali, 10 di bastoni, il diavolo, guarda quanti attaccamenti e paure ci sono che ti porti sulle spalle, l'8 di coppe, guarda quante volte, quando le carte si ripetono è perché dobbiamo focalizzare l'attenzione lì, cioè 8 di coppe di nuovo, vai via dalle paure, dagli attaccamenti, dalle dipendenze che hai, dipendenze economiche, dipendenze emotive, vai via, perché le dipendenze portano questi pesi, guarda come sta questa immagine, vai via ti dicono, ok, cosa ancora accadrà? Risultato ancora potenziale, il 6 di denari, allora se tu abbandoni un vecchio modo di amare, le dipendenze emotive, dipendenze economiche, qua il 6 denari mi parla di un perfetto scambio. Non verrai più trascinata in energie distruttive o tossiche, ma piuttosto una relazione equilibrata, bella e appagante che ha alla base il tuo vero valore. Va bene? Vedi quante volte mi stanno raccontando sempre la stessa cosa? E qua c'è la stella a fondo mazzo, vedi? C'è la stella, c'è la papessa, qua ci sei tu. Cioè la voglia di condivisione che hai con l'altra persona arriva nella misura in cui tu cooperi e collabori con le tue bellezze interiori. Questo mi stanno dicendo. Sì. Cioè, qua avviene una svoltona per te. Vediamo che cos'altro. Guarda, si sono focalizzati non sulla persona, ma su questo. Cioè, questa è una delle carte più belle di questo mazzo, no? Amore ritrovato, amore vero. E non mi hanno parlato di questo, mi hanno parlato del processo per questo. Non è effimero, non è un gioco, è qualcosa di importante, di bello. Molti di voi, riscoprendo questo valore, fuori c'è proprio un grande amore per te, eccolo, 10 di coppe. Ma non lo puoi vedere se sei dipendente da alcune paure, no? Dipendenze emotive, dipendenze economiche, dipendenze... Dice rischia, vai, e qua vedo che lo fai. Adesso vediamo cosa ti dirà quella persona sull'amore ritrovato, con i miei potenti oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Sull'amore ritrovato, cosa ti dirà questa persona? Eccola. Ti sto manifestando, cioè ti sto manifestando, il tuo amore è in cerca di te, capisci? L'amore tuo è in cerca di te, ti sto manifestando. Te l'avevo già preannunciato qua, quasi sarà improvviso, scioccante, perché tu stai girata o girato, è uguale, lo attribuisco a te questa immagine, questa figura. Stai girato, a un certo punto vedi qualcuno, ti sto manifestando. Ok, e cosa ti dirà? Ti sta cercando. Ho sempre voluto te, lo capisci? C'è una persona che ha sempre voluto te qui. E io ti stupirò. E che cos'è se non è questa immagine? Io ti stupirò. Io ti stupirò. L'amore ti sta cercando in modo risoluto e forte, risoluto e forte. Un po', guarda queste carte. 8 di spade. Ok? Come ti percepisci tu, come ti percepiscono gli altri, l'esterno a te. Guarda che c'è fuori. Che carta bella, colorata, 10 di coppe. Ok? Vediamo cos'altro ti dicono queste. L'amore ti sta cercando in modo furibondo, ti sta cercando fortissimo qua. Eccola, differenza di aspettative, ascolto emotivo. Ti dicono di ascoltarti profondamente. Se l'altra persona o quelle nel passato, qui vedo no, tensioni, conflitti, se l'altra persona non vuole quello che vuoi tu, allora ascoltati profondamente, perché probabilmente non è una persona che ti tira giù, capito? E che devi attraversare come soglia. O ti può essere capitato nel passato questo. Per non riperpetuare la stessa cosa facciamoci la formula pentacolare. Momento presente, chakra della radice, centrati nel qui ed ora e abbi un ascolto emotivo profondo. Perché qua c'è un papa. Il papa col papa non si scherza.
Cos'altro? Stai ricevendo dei segnali e vedrai dei segni che questo amore qui lo vedi già, e tu che sei una grande sensitiva, un grande sensitivo, il più grande dello zodiaco forse, lo sai quello che ti sto dicendo. Però poi la mente mente, come diceva il grande Osho, la mente mente e il cuore sa. Vediamo cos'altro ti dicono questi in merito a questo amore. Un regalo di qualcuno di speciale stai per ricevere, un regalo di qualcuno di speciale, un'evoluzione personale all'interno della tua relazione. Guarda come si rifocalizzano di nuovo sull'evoluzione tua personale all'interno delle relazioni. 9 di coppe, 9 di denari. Cioè, quello che hai attraversato ti serve affinché tu possa realizzare un grande amore. Mi spiego? E qua ce n'è un'altra. Manifestare l'uno, molto presto arriverà il tuo vero amore. Eccola qua, eccola qua. Molto presto arriverà il tuo vero amore, che non ha a che fare con queste tensioni che sto leggendo qui. E me l'hanno messa come prima carta. Molti di voi all'interno di gruppi che non vi aspettavate, che rispecchiano la tua vera essenza, dove senti... Allora, questo vero amore tu lo manifesti e lo vedrai dove senti alleggerimento, dove senti leggerezza, dove senti gioia pura, non dove senti dramma. Questo mi stanno dicendo. La tua decisione di allontanarti dalla dipendenza emotiva, economica, eccetera, porterà a questo equilibrio e farà realizzare questo. Questo accadrà nelle prossime ore già, Sì. Vediamo cosa hanno da dirti questi altri. Dove stanno? Volevo mettere... No, volevo mettere le altre, non le sto vedendo. Dove stanno quelle che ho nella mente? Eccole. Cosa ti dicono queste? Cioè ti sta gridando forte questo amore, ragazzi miei, ragazzi, ascoltatelo. I segnali qua e anche la lettura stessa che ti ho fatto, va bene? Allora, qua dice il cammino giusto. Il destino spesso ti guida in modi impercettibili verso quella persona speciale. Segui il suo disegno senza affrettarti a prendere il controllo. I segnali, di nuovo segnali, e le attrazioni della vita ti stanno indicando la via. E quando lasci andare l'ansia per seguirli, 8 di coppe, scoprirai che stai venendo condotto nella direzione giusta. Ragazze miei ragazzi, riscoprite il vostro valore, sentitelo e basta. Bisogna solo respirarlo, respirati. 4 di spade, riposati, segui le indicazioni e questo grande amore ti sta manifestando. E lo vedrai. Ok? Quindi, ragazze mie ragazzi, io non aggiungo nient'altro. Bellissima lettura, poetica, epica. Io concludo qui e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!